Buongiorno, è con vivo piacere che introduco oggi la professoressa Federica Provini, professore ordinario di neurologia presso l'Università di Bologna e direttrice di Neuromed, ospedale Bellaria, sempre a Bologna, con un centro storico assolutamente eccezionale per quanto riguarda i disturbi del sonno. La scuola di Bologna è quella che per prima in Italia si è occupata, è stata pioniera in questo campo con la figura rimpianta del professore Lugaresi e poi dei suoi successori, i professori Montagna, Cortelli, di cui la professoressa Provini è degnissima successore. La scuola di Bologna ha una tradizione in particolare per occuparsi degli aspetti neurologici dei disturbi del sonno. E proprio in quest'ottica l'argomento di oggi, che verrà trattato dalla professoressa, si propone di valutare le localizzazioni atipiche della sindrome delle gambe senza riposo e correlarle possibilmente anche al concetto più esteso di augmentation. Oltre a questo ci sarà un argomento molto accattivante che è quello dei disturbi del sonno correlati all'alimentazione, forme di parasonnie, sonnambulismi atipici che sono abbastanza frequenti in questi soggetti come comorbidità e spesso possono essere instaurati da inappropriati trattamenti, quindi su base iatrogena, nel tentativo di fare dormire meglio questi pazienti con sindrome delle gambe senza riposo. Non voglio rubare ulteriore tempo e quindi con vivo piacere vi introduco la professoressa Federica Provini. Buongiorno, benvenuti ad un nuovo webinar di questa serie. Oggi ci occuperemo di un argomento insolito, e cioè degli aspetti atipici che caratterizzano questa sindrome. In particolare vorrei soffermarmi su due argomenti specifici. Il primo sarà le localizzazioni anatomiche che solitamente non coinvolgono la sindrome gambe senza riposo. Siamo abituati a considerarla appunto un fastidio che interessa gli arti inferiori, le gambe, e invece vedremo che seppur in rari casi non è sempre così. La seconda parte del webinar la dedicherei ai comportamenti che si associano alla sindrome delle gambe senza riposo, in particolare i comportamenti compulsivi che interessano l'alimentazione notturna e il fumo notturno. A testimoniare che non è solamente un disturbo motorio semplice, ma in alcune situazioni può assumere proprio le caratteristiche di un disturbo comportamentale. Se andiamo ad indagare le caratteristiche della sindrome gambe senza riposo, come hanno fatto questi autori francesi, intervistando più di 40 soggetti che avevano una sindrome gambe senza riposo, certamente confermiamo il dato che gli arti inferiori, e in particolare, come vedete espresso bene dalla questa immagine, i polpacci sono l'area più frequentemente coinvolta dal fastidio, bilateralmente, unilateralmente in rari casi, e poi questa sensazione più raramente si può estendere anche ad altre aree. Di solito l'estensione avviene nel 60% dei casi ed è indipendente dalla durata di malattia, l'età del soggetto, l'età d'esordio dei sintomi, eccetera. Altre volte, come vedete, invece i sintomi interessano aree corporee che non siamo abituati a considerare come tipiche. Alcuni anni fa facemmo proprio una revisione della letteratura per andare a documentare quanti erano i lavori della letteratura che si erano occupati di caratterizzare altre aree anatomiche in soggetti che riferivano una sintomatologia particolare. Come vedete dalla revisione della letteratura trovammo che 12 articoli che riguardavano 19 pazienti riportavano dei sintomi compatibili con la malattia della sindrome gambe senza riposo in localizzazioni atipiche, invece 8 articoli su 41 soggetti riportavano che c'era l'interessamento degli arti inferiori insieme ad altri siti più atipici.
Quali sono le aree coinvolte non tipicamente? Potremmo dire tutte, come vedete da questa tabella riassuntiva del nostro lavoro, che appunto era andata ad analizzare le caratteristiche di età, sesso, età d'esordio dei sintomi, la faccia, il dorso, l'addome e anche l'apparato genitourinario erano le zone più riportate da questi autori. Andando ad analizzare la descrizione dei sintomi, però, ciò che emergeva era che seppur la storia clinica era compatibile con una sindrome gambe senza riposo, tuttavia erano mancanti alcuni dati specifici, per esempio sulla criterio 1, no? per fare la diagnosi, cioè la necessità di muoversi. Vedete che in alcuni casi, 5 in particolare, non era riportato, e per esempio ancora una volta molti casi non riportavano il quinto criterio, cioè la necessità che i sintomi riferiti non fossero attribuiti ad altre cause mediche o ad altre circostanze. Ebbene, anche i dati a supporto della diagnosi, quindi la presenza di movimenti periodici degli arti durante una videopolisonografia, la storia familiare positiva per sindrome delle gambe senza riposo o addirittura la risposta terapeutica alla terapia dopaminergica, non erano riportati in tutti i casi. Ecco quindi che la revisione della letteratura, benché rendesse ragionevole il fatto che queste localizzazioni fossero compatibili con la sindrome, non dava la certezza che tali descrizioni fossero vere. Volevo farvi conoscere alcune di queste descrizioni perché sono proprio interessanti le descrizioni dei singoli casi che riportano queste varianti. In questo caso gli autori riportano una restless face, la sintomatologia che presentava un uomo di 68 anni era una sensazione al viso, alle guance atipica che si era manifestata circa 2 mesi prima della valutazione clinica e che aveva causato una insonnia significativa con un sollievo indotto dalla terapia con clonazepam. La sensazione atipica era bilaterale, era ristretta alle guance e tipicamente si manifestava esattamente quando si manifestano i sintomi della sindrome delle gambe senza riposo, cioè solamente in condizioni di riposo, solamente la sera, e aveva la necessità il paziente di muoversi, di stropicciarsi la faccia in modo da ottenere immediatamente un sollievo dai sintomi. Non c'erano sensazioni atipiche in nessun'altra parte se non questa area, no? E in particolare non c'erano sintomi a livello delle gambe. Quindi la descrizione, benché diciamo molto sintetica, però considerato la particolarità del momento di frequenza, la sera, il momento del riposo, quindi rispetta il criterio circadiano, il fatto che sia una sensazione abnorme, ovviamente erano state escluse tutte le cause possibili a livello delle indagini radiologiche del viso, e il fatto che il movimento determinasse l'immediato sollievo dei sintomi e che questi avessero causato un'insonnia rendeva altamente probabile il fatto che potesse essere una diciamo faccia inquieta, chiamiamola così. L'addome è stato descritto in diversi casi. Questi sono gli autori spagnoli che su Neurology riportano 3 casi, questa volta di addome irritabile. Il primo è un uomo, aveva una storia lunghissima, 14 anni di risvegli notturni dovuti a questa sensazione di addome nervoso, e questa manifestazione era tutte le notti, 2-3 ore dopo impediva insomma l'addormentamento e persisteva per 30-120 minuti ed era risolta dal fatto che il soggetto potesse alzarsi e girare. La risposta al farmaco dopaminergico, che aveva dato un immediato sollievo dei sintomi, a detta degli autori giustificava il fatto che potesse essere una sindrome delle gambe senza riposo, chiaramente una variante.
Così pure un altro uomo, 62 anni, una storia di 6 anni, caratterizzata da questo fastidio addominale che lo sveglia dopo che si era sdraiato a riposo e che solamente parzialmente veniva risolto dal movimento, ma sappiamo che il movimento può risolvere la sintomatologia completamente o parzialmente. In maniera interessante vi era un'anemia ferropriva e ancora una volta la terapia dopaminergica aveva determinato immediatamente la scomparsa dei sintomi. Infine una donna con un'insonnia da oltre 15 anni, sia ad esordio che di mantenimento, che in rapporto al manifestarsi di un'anemia per tutta una terapia che stava facendo, comincia a riferire questo alterazione di sconforto addominale notturno che coinvolge prevalentemente l'area epigastrica. Vengono fatte tutte le indagini del caso a livello degli organi di quella parte anatomica, ma tutte le indagini sono negative e questa sensazione di corrente elettrica, di scintille profonde nel suo addome che la svegliano e che le rendono necessario il fatto di muoversi e quindi impediscono un rapido addormentamento, vengono ancora una volta attribuite alla sindrome gambe senza riposo, perché c'è la circadianità, perché non c'è una sintomatologia organica che giustifichi i sintomi riferiti dal paziente e perché il movimento anche in questo caso determina la scomparsa della sintomatologia. Noi descrivemmo una vescica inquieta in due casi ve ne mostro uno per brevità. Ancora una volta questa paziente giovane, questa donna di 43 anni, che racconta pochi minuti dopo essere andata a letto e quando cerca di addormentarsi tutte le notti una sensazione spiacevole a livello della vescica che la costringe ad alzarsi ed andare a mingere anche se poche gocce di urina, e non è la stessa sensazione che lei avverte di giorno quando la vescica ormai piena le evoca la necessità di andare a mingere. Questo succede tante volte, fino a 20 volte per notte, e sparisce ancora una volta in maniera molto caratteristica la mattina, quando anche i sintomi delle sindrome gambe senza riposo recedono. Non c'erano questi sintomi durante il giorno. La paziente ha fatto tutto, l'urodinamica, una ciscoscopia, esami ripetuti delle urine, nulla è stato trovato e lei lo descrive proprio come una sensazione disturbante che dall'area pelvica si estende fino alla radice delle cosce. Non ha la necessità di muovere le gambe, ma ancora una volta la terapia con un farmaco dopamino agonista risolve la sintomatologia. Quindi ancora una volta non abbiamo la prova che l'azione dopaminergica non si eserciti per esempio sul centro della minzione e quindi non abbia un'azione sistemica più importante, ma certo è che la sintomatologia, la circadianità, la necessità appunto di avere questo movimento solamente nelle ore notturne e che nulla accada durante il giorno, in assenza di un disturbo urinario francamente documentabile, suggeriscono fortemente che si tratti di questo disturbo. Le localizzazioni atipiche, come vedete, appunto anche nella nostra manifestazione, nella nostra revisione della letteratura, riguardavano le aree che vi ho descritto e potevano essere soggetti che avevano diciamo una localizzazione atipica anche molti anni dopo rispetto alla comparsa di sintomi compatibili con la sindrome delle gambe senza riposo. Un altro dato interessante che esula un po' da quello che stiamo dicendo, che però ancora una volta diciamo può essere considerata una localizzazione atipica, è una sintomatologia dell'arto fantasma. Sapete che ci sono pazienti che purtroppo subiscono delle amputazioni degli arti superiori o degli arti inferiori per condizioni mediche molto gravi e sviluppano la sindrome dell'arto fantasma, cioè una condizione anche dolorosa talvolta nel moncone che è residuo. Ebbene, alcuni pazienti sono stati descritti, questo è un caso che abbiamo descritto proprio nel nostro gruppo, hanno una sintomatologia
simile a quella dell'arto fantasma, che emerge solamente la notte. In realtà questo paziente di 56 anni, che aveva subito un'amputazione importante a seguito di un problema renale rilevante, pochi giorni dopo l'amputazione aveva avuto questi attacchi di sensazione dolorosa, vedete, quindi sensazione di bruciore, di crampo, di formicolio nelle parti che appunto erano mancanti. Ma alcuni anni dopo comincia ad avere delle difficoltà proprio ad addormentarsi, perché sviluppa una sensazione spiacevole in questa area sempre del moncone, ma che si sviluppa solamente la sera quando lui va a letto e lascia la sedia a rotelle, e che riesce anche a distinguere rispetto alle sensazioni diurne che prova quando si muove durante la giornata. Diventano queste sensazioni progressivamente più impattanti, si presentano tutte le notti e quindi si fa poi vedere nell'ambito della medicina del sonno, perché impiega molte ore per addormentarsi. La moglie riferisce anche che contemporaneamente aveva proprio dei movimenti, talvolta periodici, durante il sonno, e il paziente appunto era chiaramente in grado di distinguere questa sensazione spiacevole solo serale e notturna che lo costringeva ad alzarsi dalla sintomatologia diurna dell'arto fantasma, con l'impressione molto presente e vivida che l'arto fosse ancora presente e talvolta dolorosa. Questa è la registrazione polisonografica che abbiamo eseguito, che documenta appunto come il paziente impiegasse ore prima di potersi addormentare e come il sonno fosse frammentato poi da numerosi risvegli. Nella polisonografia erano presenti dei movimenti periodici del moncone rimasto. Questi dati, che sono interessanti, ci inducono a pensare due cose. La prima è che chiaramente la sensazione che i pazienti provano di notte è una sensazione così caratteristica che è molto tipica della sindrome delle gambe senza riposo, no? Suggerendoci quindi che le aree che controllano la sensibilità somatica siano coinvolte nel processo della sindrome delle gambe senza riposo, ma al tempo stesso ci induce anche a considerare molte forme di arto fantasma doloroso con questa sintomatologia come una possibile spiegazione anche del dolore che vediamo nei pazienti con sindrome delle gambe senza riposo. Più recentemente alcune revisioni sistematiche hanno ripreso il problema delle localizzazioni atipiche, delle varianti atipiche. Qui vedete una grande revisione della letteratura che, partita da oltre 1500 articoli, poi con una selezione molto rigorosa ne ha fatti rimanere solo 39. Le aree più interessate sono quelle che abbiamo già indicato, quindi sicuramente gli arti superiori, l'addome, l'area pelvica, la faccia e anche collo, spalle e girovita. Le aree del mondo da cui provengono queste descrizioni sono tutte, quindi non solo l'Europa, ma anche la Turchia, l'India, il Bangladesh, la Cina, il Canada, il Brasile. Quindi in tutto il mondo ci sono osservazioni che riportano aree atipiche per la sindrome delle gambe senza riposo. Quali sono i risultati che vengono riportati negli articoli per i criteri supportivi diagnostici? Vedete che la storia familiare è disponibile solo in 76% degli studi, e la positività per una storia familiare di restless è presente in meno di un terzo dei casi. Non tutti gli studi hanno eseguito una videopolisonografia. Chi l'ha fatta nota che un 30% degli studi ha dei movimenti degli arti periodici, e sicuramente la risposta al trattamento con farmaci dopaminergici, il trattamento più efficace è quello con il pramipexolo. Ci sono delle differenze tra i pazienti che hanno varianti rispetto ai pazienti che hanno la
tipica sintomatologia. Vedete, su questa casistica di 89 pazienti solo 6 hanno una localizzazione atipica che ancora riprende le caratteristiche, e non ci sono in realtà differenze rispetto anche all'età d'esordio. Probabilmente chi ha un esordio in aree atipiche ha un esordio della sintomatologia più precoce. L'impatto sulla gravità, sugli indici di gravità della malattia, sulla anche impatto in generale sulla qualità del sonno non è diverso, a differenza della sonnolenza diurna, che sembra essere più importante invece in coloro che hanno le varianti, ecco, e anche quindi l'uso di medicazioni per dormire, e anche la sintomatologia, diciamo l'esordio della sintomatologia in altre parti del corpo che è più precoce. Ci sono altre correlazioni significative tra chi ha collocazioni in altre parti del corpo. In questo lavoro sembrerebbe che l'età non impatta, quindi l'età d'esordio rispetto ad altre parti corporee non è rilevante, mentre diciamo che è correlato l'indice di gravità della malattia e della sintomatologia negli arti rispetto all'indice di gravità in altre parti corporee. Quando parliamo dell'estensione e dell'interessamento di aree corporee che non sono tipiche, certamente dobbiamo tenere presente anche la possibilità di un fenomeno di augmentation, cioè di una diffusione ad aree corporee non prima coinvolte nel corso del trattamento con farmaci dopaminoagonisti. La sindrome dell'augmentation infatti è un peggioramento paradosso durante il trattamento a lungo termine con farmaci dopaminergici, e sono 5 le caratteristiche che identificano l'augmentation, tra cui però, come vedete, anche l'aumento delle aree corporee affette dalla sintomatologia, o talvolta proprio l'estensione, la diffusione ad altre aree corporee. Gli altri segni sono una anticipazione dei sintomi della malattia rispetto al tempo usuale d'esordio dei sintomi nelle ore diurne, una riduzione della latenza della comparsa dei sintomi rispetto a quando ci si mette in una condizione di riposo e di quiete, un aumento comunque della gravità della sintomatologia in generale, e una ridotta risposta alla terapia con farmaci dopamino agonisti, e quindi anche una ridotta risposta che può essere una latenza maggiore rispetto alla comparsa della risposta, ma anche una durata minore del tempo di risposta. In sintesi, quindi, cosa ci manca? Abbiamo visto che le forme atipiche sono possibili, tutte le aree possono essere coinvolte. È chiaro però che la ricerca dei 5 criteri diagnostici per la diagnosi è necessaria per supportare il sospetto diagnostico. Certamente servono anche dei questionari validati, perché questa sintomatologia è difficile, e avete visto anche le durate della malattia prima che essa venga scoperta e riconosciuta. E poi certamente, diciamo, farsi cogliere dal sospetto che possa trattarsi di una sindrome delle gambe senza riposo quando ci sono strane sensazioni che compaiono in aree atipiche ma che non sono sostenute da nessun altro tipo di patologia. La seconda parte della mia presentazione invece vuole dedicarsi ai comportamenti inusuali ma ancora possibili nel corso di questa malattia. Già Carl Ekman, nei suoi primi scritti degli anni 60, descriveva i pazienti che certamente erano come se fossero degli orsi in gabbia, data la necessità di muoversi, ma alcuni di loro andavano in cucina e cercavano qualcosa da mangiare. Quindi questo comportamento, che è stato variamente chiamato, no? Restless nocturnal eating. Noi abbiamo visto l'associazione tra questa alimentazione notturna e la malattia, sta ad indicare che non c'è solamente una componente sensitivo-motoria nella malattia, ma c'è anche una componente comportamentale.
E in effetti il gruppo internazionale di studio sulla sindrome gambe senza riposo ha tentato di modificare il nome della malattia in disturbo di Willis-Ekman, proprio per identificare e allargare lo spettro delle manifestazioni cliniche in questi pazienti. Per ora tale denominazione non ha avuto molto successo, ma speriamo in futuro di poter rafforzare il concetto che non si tratta solo di gambe che si muovono. Come vi dicevo, noi raccogliendo la storia dei pazienti che riferivano questa necessità di dover mangiare durante la notte, abbiamo fatto uno studio caso controllo. Abbiamo intervistato tutti i pazienti che venivano al nostro centro del sonno dall'81 al 2007 che soddisfacevano, allora i criteri erano 4, la diagnosi di sindrome alle gambe senza riposo. Abbiamo selezionato i 100 pazienti che vivevano in Emilia Romagna perché volevamo avere delle abitudini consolidate e diffuse, regionali, ecco, che non ci fosse un'influenza delle diverse abitudini regionali sull'alimentazione. Quindi volevamo avere delle abitudini omogenee e per questi 100 pazienti abbiamo chiesto agli uffici anagrafe di fornirci nominativi di soggetti che vivevano nello stesso comune, in modo da avere esattamente una popolazione di controllo che fosse comparabile per sesso, età e paese di residenza. Abbiamo raccolto, ovviamente con tutte le autorizzazioni del comitato etico, 200 partecipanti del nostro studio. Questi partecipanti hanno ricevuto 2 telefonate diverse da 2 professionisti diversi, un neurologo esperto in medicina del sonno che raccoglieva nuovamente i dati demografici, lo stato di salute generale, la presenza appunto dei criteri diagnostici per la sindrome delle gambe senza riposo e anche tutte le caratteristiche cliniche, quindi età d'esordio, storia familiare positiva, tutto quello che voi conoscete molto bene. La seconda telefonata, che avveniva in cieco da parte di un clinico esperto in disturbi del sonno, era invece volta a somministrare dei questionari specifici che andavano a valutare la presenza di un disturbo alimentare notturno. Come vedete, anche allo stato attuale non abbiamo esattamente una definizione corretta, univoca dei disturbi alimentari notturni, solo notturni. Qui non si tratta di avere una trasposizione notturna di un disturbo alimentare diurno come una bulimia o un'anoressia nervosa, ma era la manifestazione esclusivamente notturna di o un'alimentazione sleep related eating disorder, vale a dire un'alimentazione che è stata descritta come non cosciente, quindi che avviene in uno stato di non completa consapevolezza, oppure invece la night eating syndrome, una sindrome caratterizzata da un'alimentazione prevalentemente notturna, prevalentemente anche serale, legata a risvegli notturni durante i quali il paziente, oltre a fare altre attività, può anche mangiare. E poi a quell'epoca avevamo anche identificato che anche il fumo notturno, quindi NS sta per nocturnal smoking, diventava una azione facilmente messa in atto dai nostri pazienti. Venivano indagate anche le caratteristiche del sonno attraverso la sonnolenza, il questionario dell'Epworth Sleepiness Scales e il questionario di Bologna per la sonnolenza diurna, e venivano caratterizzati dei tratti psicopatologici, cioè un questionario l'Eating Disorder Inventory che si rivolge al disturbo alimentare, il MOCI, cioè un questionario che indaga gli atteggiamenti ossessivo-compulsivi, e la Beck Depression, cioè un questionario che indaga la presenza di depressione. Sottolineo bene che non era assolutamente diagnostico, sono questionari che danno punteggi, non fanno diagnosi di malattia. Qui vedete rapportate le caratteristiche dei 100 pazienti con la sindrome delle gambe senza riposo, dei 100 controlli, e vedete che non ci sono differenze per quello che riguarda la condizione
clinica, le comorbidità, le abitudini diurne, neanche il body mass index, eccetera. In maniera interessante però vedete che a fronte di una non differenza significativa tra patologie concomitanti presenti, i pazienti con la sindrome delle gambe senza riposo utilizzavano per queste patologie, non per la sindrome delle gambe senza riposo, utilizzavano più farmaci. Per quel che riguarda l'alimentazione notturna, quindi sleep related eating disorder, night eating syndrome, nocturnal smoking, vedete che in rapporto ai controlli i pazienti con la sindrome delle gambe senza riposo certamente presentavano più frequentemente nel corso della loro vita, quindi era un questionario che si riferiva a tutta la loro vita, non solo ai momenti magari di riacutizzazione della sindrome, più spesso questo tipo di manifestazione alimentare e di fumo notturno. Le caratteristiche del sonno negli ultimi 3 mesi, pazienti e controlli, ancora una volta ovviamente i pazienti avevano più problemi a dormire, meno ore di sonno, una maggior latenza di sonno, un disturbo del sonno esordito più frequentemente, più frequenti risvegli nel corso della notte e anche l'utilizzo di farmaci per dormire più frequentemente in questi pazienti rispetto ai controlli. Cosa dire dei questionari? Ecco, come vedete i punteggi dei questionari, quindi non le diagnosi, i punteggi dei questionari risultavano significativamente più elevati, in particolare il questionario che indagava gli aspetti ossessivo-compulsivi della sindrome, più elevati nei pazienti con sindrome delle gambe senza riposo. Andando a scorporare i pazienti con la sindrome delle gambe senza riposo con alimentazione notturna rispetto a quelli senza alimentazione notturna, guardate, ancora una volta abbiamo visto che i pazienti con l'alimentazione notturna utilizzavano più farmaci per patologie concomitanti, a fronte di una non differenza tra i due gruppi, ad indicare che questi aspetti probabilmente compulsivi erano anche diretti verso altre condizioni della vita, come l'utilizzo di farmaci. Sono iperteso, non scelgo solo un farmaco, ma ne scelgo diversi, oppure ne prendo più di uno. E certamente però avevano la manifestazione classica, evidente, solo legata alla notte o al sonno. E così pure anche il fumo. Il fumo non erano dei forti fumatori, quindi il fumo notturno non era da interpretarsi come una condizione di astinenza e di riporto della necessità di fumare, era proprio un atteggiamento compulsivo che spesso non riceveva nemmeno la gratificazione di quanto avveniva durante il giorno. Io fumo ma non so perché devo fumare, so che se non lo faccio non riesco a riaddormentarmi, ma non riesco a percepire dal fumo quel piacere che solitamente trovo durante le ore diurne. I questionari, infatti, i punteggi dei questionari, vedete che sono in trend di salita tra il gruppo dei controlli, il gruppo dei pazienti con restless ma senza il disturbo alimentare e il gruppo di pazienti con restless e disturbo alimentare. Come vi dicevo, anche il fumo notturno ha un'aumentata prevalenza nei pazienti con sindrome delle gambe senza riposo. Qui vedete i dati sempre della nostra casistica e ancora una volta i valori patologici di questi questionari, quindi del questionario che indaga gli aspetti ossessivo-compulsivi, era più elevato nei pazienti che avevano il fumo notturno rispetto ai pazienti che non avevano il fumo notturno. In conclusione, quindi possiamo dire che noi in questa grande popolazione abbiamo dimostrato l'associazione tra sindrome delle gambe senza riposo e altri aspetti che non danno manifestazioni solitamente durante le ore diurne, che potrebbero essere indagati ovviamente con questionari accurati e dedicati, ma che ci danno la dimensione di come la malattia sia una malattia che
amplia il suo spettro di manifestazione rispetto a sintomi sensitivo-motori che sono classicamente considerati. Anche il fumo notturno e l'uso di farmaci sono nettamente prevalenti nei pazienti che hanno la sindrome gambe senza riposo e l'alimentazione notturna. E questi pazienti quindi non hanno caratteristiche particolarmente diverse, ma hanno punteggi patologici più elevati ai questionari che indagano questi aspetti. Certo, conoscere meglio i meccanismi che potessero spiegare questa associazione e anche se questa relazione sia casuale o causale sarebbe veramente molto interessante. Ovviamente noi abbiamo fatto uno studio caso controllo, alcuni pazienti però erano già in terapia con i farmaci dopaminergici e quindi non si può escludere anche un'azione dei farmaci su questi aspetti comportamentali. Di fatto gli ambiti clinici ci dicono che gli aspetti sono più anticipano, ecco, la manifestazione legata all'assunzione dei farmaci. Ecco, quindi quello che hanno detto i pazienti era che non c'entrava l'inizio di una terapia con farmaci dopaminergici. Certamente abbiamo bisogno di studi nuovi, abbiamo bisogno anche di raccogliere dati prospettici, multicentrici, capendo come appunto i pazienti con sindrome delle gambe senza riposo hanno una malattia complessa che riguarda molti ambiti della vita, molti ambiti anche psicologici e ambiti comportamentali e che forse indagando questi riusciamo anche meglio a delineare le caratteristiche del nostro paziente, ovviamente per cercare di capire la causa di questa malattia e soprattutto per avere dei trattamenti adeguati che ci aiutino a curarla e a trattarla meglio in futuro. Vi ringrazio molto dell'attenzione e spero che questa mia presentazione invogli chi di voi ha una sintomatologia non chiara a riferirsi ai neurologi e a raccontarla, ad indagarla per chiarirne bene gli aspetti. Buona giornata. E, sono sicura che sarete estasiati come me dall'aver udito questi casi clinici, l'analisi di tutto quanto c'è in letteratura ad oggi su questi aspetti così accattivanti e sono sicura che la professoressa sarà disponibile per voi a rispondervi anche via internet ed altro qualora facciate pervenire delle domande. Grazie ancora a tutti voi per averci ascoltato e grazie soprattutto agli organizzatori, al dottor Rolandi e alla dottoressa Mogavero.